rompergli le scatole fino in spiaggia Filippo Galli. Ciao Filippo. Ciao a tutti, buongiorno. Come Ciao, stai? Filippo. Come stai? Bene, bene, sono qui a Rapallo. A Rapallo, in riva al mare, bravo. Lavora con il computer, però insomma è tutta un'altra cosa, dai. Sì. Intanto si respira lo iodio. Senti Filippo, hai visto il Milan in queste primissime uscite stasera? Stanotte, anzi, si giocherà contro la Juve. Intanto c'è stata la partita con Real, l'hai vista? No, l'ho intravisto i gol, ho visto gli highlights. Insomma, giocare con Real non è mai facile. Sono andati in vantaggio, poi abbiamo commesso degli errori un po' banali. Sì, forse che sono da evitare. È chiaro che siamo in preparazione, siamo tutte le condizionali che vogliamo dare, però insomma ecco, non possiamo permetterci di commettere questi errori. Ripeto, però sì, grazie a Dio sono ancora amichevoli. Esatto, sono ancora amichevoli, ecco. Però dobbiamo stare attenti che non si ripetano più avanti, ecco. Però Filippo, ti piace il progettino che sta venendo fuori? Perché noi qui, tra l'altro anche insieme a te, che ci siamo sentiti in tutte queste settimane, siamo passati attraverso le montagne russe, no? dell'umore del tifo milanista, fino a quando adesso siamo al 7° acquisto, sì, si sta lavorando, ufficiale. Si sta già lavorando all'8°, al 9°, al 10°. Io insomma l'avevamo un po' detto, come io l'avevo detto, che bisognava aspettare, dare fiducia alla società. È vero che c'erano stati dei cambiamenti forti, no? Con Maldini e con Massara che erano stati allontanati, esonerati, e quindi insomma tutte le cessioni additonali, però il Milan mi sembra che rispetto agli obiettivi che si era posto sulla carta è riuscito a realizzare pressoché tutto. Sì, forse poi uno scacchiere può mancare ancora qualcosa, una seconda punta che possa essere una seconda punta, una prima punta che possa davvero essere il sostituto di Giroud, magari un altro difensore, però insomma credo che davvero si ha fatto bene finora il mercato. Poi come sempre inutile dirlo, sarà il campo a dare l'ultima parola, quella definitiva. Tra l'altro anche a centrocampo manca qualcosa, sicuramente c'è abbondanza lì davanti con gli ultimi arrivi, completamente rivoluzionato il reparto. Sì. In particolare Filippo, visto che tu sei insomma un estimatore dei giovani, hai un occhio particolare per quanto riguarda i giovani, su Romero. Romero è come posso dire, non dico non una scommessa di ritorno, però è un giocatore che la Lazio, che insomma non ha fatto quello che ci si aspettava, e forse non gli è stato neanche dato modo di dimostrare fino in fondo quello che era il suo valore. E speriamo che qui ne abbia la possibilità di farlo vedere. A me non dispiace come giocatore, è un giocatore che ha estro, che abbiamo visto anche il gol che ha fatto, ripeto sempre il gol, è sempre un calcio d'estate, però lascia intravedere di avere delle qualità che possono essere utili, perché poi alla fine sappiamo che per poter competere su due traguardi come quello del campionato e quello della Champions è importante avere una rosa che sia all'altezza, no? Profondità. Ben venga, sì. Sì, qualcuno dice gioca ancora un po' troppo con la testa bassa, però poi a quei colpi, però è quel gol che ha fatto contro il Real, si vede, insomma, è pazzesco. Mi sembra che anche quello che gioca nel Napoli là a sinistra non è che giochi tanto con la testa alta, no? Sì, però dici capisco che qualcuno ha scritto in questo senso, capisco cosa vuol dire, cosa voglia dire, e quindi sì, ci sta come osservazione. Certo. Quindi con la sorpresa per tutti sarà Reinders. A proposito di testa alta, uno che gioca con la testa alta, però ancora insomma non abbiamo avuto modo insomma, ancora di capire, però ecco, secondo quelli che sono i dati, quello che ho visto anche nel campionato olandese, è certamente un giocatore anche questo molto, molto interessante, tutto da scoprire, tutto da verificare rispetto a un campionato complesso come quello nostro, come quello italiano. Però poi a me piace tantissimo Pulisic, quindi davvero speriamo che ci mostri tutto il suo talento, tutta la sua capacità di essere impattante sulle gare, sulle partite. Però allora ti avevo promesso che sarebbe stata velocissima, infatti ti faccio le ultime due, però su due giocatori per noi importanti. Primo è Colombo, cosa fare?
Colombo siamo sempre qui, io credo che poi se lo si tiene perché si voglia puntare su di lui in maniera, cioè non ovviamente come titolare, però in maniera decisa sul fatto che debba essere il primo sostituto di Giroud e che gli possa essere data la possibilità di fare presenza in campo, insomma presenza di un certo tipo, cioè non entrare negli ultimi 10 minuti eccetera, però io credo che il ragazzo possa considerarsi pronto, dopodiché se si deciderà di far fare un altro step di percorso fuori va bene, però poi dipenderà chi è che arriverà come sostituto in campo di Giroud, nel momento in cui dovrà tirare in fiato Giroud, perché insomma con un anno in più sappiamo che l'anno scorso è stato straordinario, però avrà un anno in più. Ma ti chiedo, non se tu fossi l'allenatore, ma se tu fossi Lorenzo Colombo, cosa faresti? Andresti un anno? Perché qui c'è il rischio di... Se fossi Lorenzo, se potessi scegliere starei a Milan, insomma, proverei a dimostrare a me stesso di poterci stare prima di dimostrarlo agli altri. Chiaro, direi chiarissimo. L'ultima domanda, Filippo, ti ricorderai, tempo fa avevamo parlato di Camarda, che tu tra l'altro conoscesti ai tempi appunto del mio, ovviamente era penso appena nato, penso fosse in fasce. No, però penso che già allora era giovanissimo, c'era già chi ce lo voleva portare via e mi ricordo la famiglia che invece decise di restare, perché insomma a quei tempi lui la cartellina era annuale, no? Quindi poteva... Certo. Ma chi lo voleva portare via? In Lombardia. Ah, in Lombardia. Perché ci sono altre squadre in Lombardia? Sì, l'Atalanta. Non diciamo altro. Sì, esatto, c'è anche il Brera, sì. però la Processo, ci sono un po', dai. Le Notria. No, esatto. Ma Filippo, Camarda quest'anno aggregato alla primavera. 2 anni prima. L'ultima volta tu avevi detto bisognerà stare attenti a non commettere gli stessi errori commessi con Mastur. È giusto aggregato alla primavera già a partire da quest'anno? Se il ragazzo ci sta bisogna farlo giocare anche titolare, tutto va valutato lì sul campo, cioè, perché poi il fatto che Camarda finora abbia fatto bene, ma se metterlo in campo non vediamo le condizioni di esprimere tutto il potenziale, di farlo star bene, di farlo sentire bene nel contesto in cui gioca, allora sì che ci creiamo un problema. Se invece il giocatore, anche se arriva con 2 anni di anticipo in primavera, ma caspita lo si vede che ci sta, che è pronto, perché non farlo giocare assolutamente. Dobbiamo un po' smettere, dobbiamo provare un po' a invecchiare, non so come dire, a dare più fiducia ai nostri ragazzi, no? Abbiamo visto anche con l'Under 19 che ha vinto il titolo europeo, però i ragazzi fanno sempre fatica, siamo un po' da questo punto di esterofili, no? Cioè, lo dico io che sono ama il calcio inglese, sappiamo, so quanto dire questa cosa non è che non si ponga a mio favore, perché anch'io sono, però sui giovani forse dovremmo un po' guardare più da vicino il nostro territorio. È vero Filippo, io su questo sono d'accordo, però noi siamo qui a considerare Lorenzo Colombo ancora un giovane. Appunto. Secondo me un po' il problema è anche questo, no? Che questi giovani... Certo, i giovani continuano a essere giovani, però giovani poi non si dà l'opportunità, non si fanno giocare, non si dà l'opportunità, ma siamo anche un po' noi tifosi, oltre ai detti ai lavori sono anche un po' i tifosi, perché poi si parla tanto di giovani, poi come il giovane o come la squadra non sta andando non ci sono giocatori di esperienza, non ci sono abbiamo bisogno di un giocatore che ci porti i punti sicuri e quindi anche qui ci vuole equilibrio, no? Poi e compattezza nelle scelte. Filippo, noi ti vogliamo un sacco di bene, ti terremo tutta la puntata, ma giustamente ti lasciamo al mare. Anch'io ragazzi, forza Milan e buon lavoro. Sempre, ci sentiamo presto, un abbraccione. Ciao Filippo, ciao.